Ciao a tutti amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, Capricorno, tendenze energetiche disponibili per amore e passioni di giugno 2025. Abbiamo la carta dell'imperatrice, amici del Capricorno. Quando c'è l'imperatrice si parla di stabilità, di concretezza, di abbondanza, di creazione. Andiamo a vedere di cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto in descrizione e sempre in descrizione trovate anche la mia mail per le consulenze personalizzate e ci sono anche i link ai due corsi video, scusate, ai due video corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi e poi c'è anche il link al seminario di approfondimento sulle figure reali che si terrà a giugno 2025. Bene, partiamo dall'imperatore, ragazzi. Abbiamo un asso di bastoni, un 2 di coppe, asso di coppe, super wow. Abbiamo il fante di spade, cavaliere di spade, la luna e un 8 di spade. Allora ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, cerchiamo di capire un po' l'energia del mese, dopodiché farò i vari esempi ehm, per quello che riguarda i single, le coppie diciamo datate piuttosto che quelle indefinite o clandestine. Allora, partiamo da questo imperatore. Qui sento che siete in un momento con questo imperatore piuttosto stabile. Andiamo a vedere questo imperatore. Wow, un altro asso di bastoni. Sì, l'imperatore potrebbe anche rappresentare una persona che state frequentando in questo momento. Abbiamo asso di bastoni, la forza e un 9 di spade e no, guardate, ce ne sono ancora qua. 6 di coppe e re di coppe. Ragazzi, se è una persona che state frequentando, sento che è un qualche cosa di bello comunque, di romantico anche, di appassionato. Avete due assi di... Anzi, andiamo a vedere quell'asso di bastoni. Re di pentacoli, papa e diavolo. Uh, Potrebbe essere una persona sposata, ragazzi, per qualcuno. Andiamo a vedere due di coppe. Imperatore e morte, oh mamma mia. È come se ci fosse una forte chimica, una forte attrazione, anche cioè anche un forte sentimento, la voglia di stare insieme, ma c'è qualche impedimento che per qualcuno effettivamente potrebbe essere il fatto che uno dei due è sposato, piuttosto che potrebbero esserci delle questioni burocratiche di mezzo. Ehm, Distanza no.
Andiamo con l'asso di coppe, perché anche l'asso di coppe è una bellissima carta. È una carta che parla di innamoramento, di nuovi sentimenti che sbocciano. 3 di spade. 9 di bastoni e cavaliere di spade che si ripete. Non lo so, questo 3 di spade sull'asso di coppe mi risuona un po' come un cuore ferito, che state proteggendo. C'è come questo trasporto a livello fisico, secondo me c'è la possibilità effettivamente di avere qualche cosa di più concreto, però mi casca anche l'occhio su questo fante di spade, è come se ehm, voleste delle garanzie. Andiamo a vedere il fante di spade, perché il fante di spade mi dice che ruota della fortuna, 6 di pentacoli, stella e 5 di spade. E credo che cercherete di tenere le cose sotto controllo. Avete anche il diavolo in questo senso. Andiamo a vedere il cavaliere di spade. Non so se terrete le cose sotto controllo o voi stessi, perché vi dico, c'è come questa possibilità di espansione del cuore, ma dall'altro lato voi che dite no, 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 non posso permettermi di sentire questi sentimenti, queste emozioni così forti perché la cosa non è ancora concreta, perché l'altra persona non si è ancora esposta, perché c'è ancora quella roba lì da risolvere. Andiamo a vedere il cavaliere di spade. Cavaliere di bastoni, fante di pentacoli e 8 di coppe. Devo dire che questi due cavalieri di spade mi indicano una certa fretta. È come se voleste le cose subito, se voleste che le cose si concretizzassero adesso. Andiamo a vedere la luna, perché mi risuona con questo 9 di bastoni e ci sono come delle paure qui e abbiamo anche poi un 8 di spade lì alla fine che inquinano il vostro modo di pensare. Infatti c'è qualche cosa che non vedete, ragazzi, qui. Qualcosa che date per scontato, qualcosa che non volete vedere, qualche tipo di proiezione con la luna. È come se a causa delle vostre insicurezze metteste fretta all'altro. Andiamo a vedere l'otto di spade. Giudizio, temperanza e 5 di bastoni. Sento che qui è come se vi volessero un po' consigliare di star calmi, di star tranquilli, che con la pazienza arriva la giusta visione delle cose. Vi ricordo che il giudizio è la presa di consapevolezza, non è solo la lampadina che si accende, è il lampadario. E che avete un po' questa mentalità inquinata dalle paure, dalle incertezze, da quello che non sapete, che non riuscite a vedere. Però avete anche la temperanza, che è una carta di guarigione, come se ci fosse bisogno di guarire il vostro modo di pensare. Guardate, è un po' come se vi dicessero di lasciare, scusate, di lasciar stare i dettagli, le piccole cose, ma di guardare il disegno più grande. Ok, andiamo settore per settore. Partiamo dai single, ragazzi. Qui devo dire che ci sarà del bel movimento, ragazzi. Ehm, Potrebbe essere una persona sposata, in effetti, oppure per qualcuno una persona più giovane di voi. Adesso dipende giustamente da quanti anni avete. Però devo dire che avrete occhi e orecchie solo per questa persona, vi travolgerà abbastanza.
e vi travolgerà anche perché, come vi dicevo, c'è questo cuore ferito che sta tentando di proteggersi e più tentate di non cedere a questa emozione, più l'emozione vi travolge. E sarà un mese pieno di prese di consapevolezza. Per quello che riguarda le persone che sono in una relazione, allora io qui sento che è diciamo il gruppo che ce l'avrà un po' più tosta, perché proprio lo scambio a due, lo specchio che è il partner, ehm, come vi posso dire, vi farà entrare in modalità porcospino. Cioè, ho come la sensazione che terrete ben dritte le antenne perché è come se non vi fidaste ancora abbastanza del partner, se non vedeste che, non lo so, le cose avanzano, il fatto che magari potrebbero esserci delle discussioni, ma sono discussioni che veramente potreste evitare. È come se voleste vedere qualche cosa che non va là dove in realtà non c'è. Ok, quindi è come se andasse tutto bene, ma voi, a causa delle credenze limitanti, a causa delle vostre paure, a causa delle difese, delle sofferenze passate, del vostro modo di vedere, doveste assolutamente trovare qualche cosa che non va nella relazione o doveste, per qualcuno si tratta anche un po' di ingigantire quelle bricioline che ci sono, ma come ci sono in tutte le relazioni. Quindi secondo me si tratta di vedere le cose così come sono, per la realtà delle cose, senza farvi troppi film, fondamentalmente, con la carta della luna. La carta della luna è una carta che parla di proiezioni. Il proiettare vuol dire prendere la realtà di adesso e proiettarla nel futuro. Oppure prendere un'idea di adesso e proiettarla nel futuro, dove non si sa se nel futuro l'idea o la realtà sarà ancora quella, sarà valida per quel tipo di momento. Proiettare in questo caso vuole anche dire, quando qualcuno, vi faccio un esempio per farvi capire, quando qualcuno vi dice pensa come sarebbe bello vivere, non lo so, in montagna e se a voi piace la montagna, subito interpretare come ah, mi ha detto che gli piacerebbe vivere in montagna insieme. Però no, perché la persona ha detto come sarebbe bello vivere in montagna, è in una forma impersonale, non c'è né tu né io né noi. Però certe volte, siccome magari abbiamo bisogno o siamo travolti da questa passione, da questa emozione, o anche abbiamo bisogno di sentirci dire certe cose o di credere comunque in qualche cosa, noi proiettiamo quell'idea nel futuro e la proiettiamo in modo sbagliato, integrando quello di cui abbiamo bisogno noi. Quindi ascoltate le parole esatte con cui le persone si esprimono e soprattutto le vostre e guardate effettivamente com'è la realtà nel qui e ora, in modo zen. Per le persone che sono in una relazione più o meno, sento che ragazzi qui, vabbè, vi divertirete durante il mese, sento che ci saranno parecchi momenti di incontro, di passione, di risata. ehm, Devo dire che anche la comunicazione secondo me, a volte sarà complicata, però tutto sommato vi aiuterà a capire, a comprendere meglio il punto di vista dell'altro e a togliervi queste idee un po' limitanti dell'otto di spade. Tenete presente che l'otto di spade è la carta della vittima, del vittimismo. Quindi se per caso vi rendete conto che tendete a entrare in quella forma mentale, fatevi degli agguati, cercate di rimettere in equilibrio.
la situazione, cioè se vi sentite tanto negativi, pensate qualcosa di positivo, ditevi qualcosa di positivo, regalatevi qualcosa che vi faccia stare positivi, insomma, ok? Bene, andiamo a vedere Osho che cosa vi vuol dire. Innocenza, isolamento e gravame. 6 di spade, 3 di spade. E qua è l'eremita. No, scusate, il sole. Lo associo sempre all'eremita perché ha la barba bianca. È interessante perché il sole in questo mazzo è rappresentato così perché è come se vi invitasse a far appello a tutta la vostra saggezza, ma senza perdere l'innocenza di un bambino, l'innocenza con cui un bambino guarda il mondo. Ok, cioè sì, va bene avere l'illusione, avere il desiderio, avere l'entusiasmo, però è anche vero che bisogna essere realisti. L'isolamento e il gravame, ragazzi, sento che, come vi dicevo, è come se qualcuno si stesse schermando, ok? Per paura di magari essere ferito di nuovo, per paura di essere rifiutato, per paura di X, Y e Z. Però, appunto, ritorniamo all'innocenza, ok? La saggezza, l'esperienza vi ha insegnato a riconoscere certe cose, ma questo non vuol dire che dobbiate perdere l'entusiasmo nel guardare la vita. Ok, qui abbiamo una cassetta, parla di pensieri obsoleti, di condizionamenti e di ripetere gli eventi. Quindi è come se fosse sempre lo stesso nastro, sempre lo stesso disco per capirci. Ed è quello che ha bisogno di essere cambiato. Qui lo vedo, con l'otto di spade effettivamente. Andiamo a vedere ancora una meditazione di Findorn. E l'imperatrice qua io ragazzi ce la sento come un mettere concretezza, cioè guardate le cose nella realtà, quello che è, non quello che pensate, quello che potrebbe essere, quello che sarebbe potuto essere e via dicendo. Ok, carta numero 1. Sei centrato nella mia pace, la pace che nulla può turbare. Sebbene di quando in quando tu possa imbatterti in circostanze che ti disturbano, che ti fanno sentire insicuro o che ti intimoriscono, resta centrato in me, nella mia presenza interiore, e troverai tranquillità e pace. Io sono dentro di te, sono il centro chiaro e silente di pace perfetta. Sii consapevole di me in ogni momento. Vedimi in tutto e in tutti. Io sono qui. Guarda con occhi che vedono davvero. Odi con orecchie che intendono davvero. E costantemente rendi grazie per ogni cosa. Bellissimo. Messaggio numero 2. Io sono la vita. Io sono dentro di te. Io vivo. Mi evolvo in te. Dov'è il mio essere? Io sono infinito. Tu sei uno con me. Sei uno con tutta la vita. Sono proprio dei mantra, ragazzi. Dopo che finisco di leggerli, sento proprio il chakra del cuore che vibra in modo diverso. Bene, fatemi sapere ragazzi se la lettura, insomma, vi è stata di ispirazione, se vi è stata utile, se avete trovato degli spunti di riflessione interessanti. Potete farmelo sapere nei commenti, a me piace sempre leggerli. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi o condividete il video. Per iniziare un percorso di crescita con me invece basato sul lavoro, sulle credenze limitanti, mi potete contattare via mail o poi vi mando una lettera di presentazione dove vi spiego come funziona la cosa.
Diversamente potete anche fare lo stesso tipo di lavoro nella sezione degli abbonati. Lì lo tratto, diciamo, in modo un po' più generica, chiaramente perché non ho una persona davanti, quindi non si può fare un lavoro cucito addosso, però è già un buono strumento di lavoro. In più in quella sezione tratto anche temi di metafisica, di metamedicina, di esoterismo, insomma, date un'occhiata ai titoli dei video, quello sono pubblici, si vedono, e vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!